lo benedico lo fiorete sulla fata e foglie puse trilla, la sulla fata e foglie puse trilla. Questo è un orto per autosufficienza alimentare, chiaramente, nel senso che noi lo facciamo perché penso che ogni famiglia agricola, diciamo, dovrebbe avere un orticello per gli ospiti per la propria sussistenza, insomma, ecco. Andiamo un po' a vedere. Ma come l'uomo quando ama la donna, e tu che stai nell'alto come fosse venite qua. No, non hai capito quello che è, quella è la vespa asiatica. È uno dei più grandi invasori. Quello è un problema catastrofico. Anche l'anno scorso l'ho vista. Dando le spalle all'alveare e le api non hanno imparato a riconoscerlo. Queste sono zucchine, queste sono melanzane da innesto, questi sono pomodori ciliegini, sammarzani. L'orto si dice ci vuole l'uomo morto, in pratica deve essere sempre qui ad accudire. In sostanza questo è quanto, quindi è la stessa cosa dicasi per il vigneto, no? In special modo per il Sagrantino, che è un vitigno molto vegetativo, quindi bisogna sempre star lì a togliere la vegetazione in eccesso, perché altrimenti inveloppa umidità e allora lì la pronospora va a go-go, e cioè è un discorso così. Può capitare che proprio una settimana, 15 giorni, può capitare, no? Certo. E quindi tu non puoi tecnicamente entrare in vigna. A quel punto che succede? Succede che perdi il raccolto, come capita qualche volta. Noi nel 2010 non abbiamo raccolto neanche un chicco tua, perché non si è potuto entrare, quindi arrivederci, la pronospora ha preso il sopravvento, perché la pronospora è un fungo, se ci sono le condizioni, umidità e calore, esplode. Noi col carbone vegetale, diciamo, ci facciamo sia i rocchetti, le piramidi, diversi tipi Di magie. di magie. Noi siamo tanti tipi di materie prime, la crusca di canapa, in questo caso il fiore zafferano, la curcuma, la farina di pomodoro con il nostro basilico fresco, farina di mele, quello che ci passa, diciamo, non è tanto, infatti spesso e volentieri quando succede che un cliente dice no, ma fammeli come l'altra volta, che non ce l'ho più. Finisce sempre che uno non c'ha mai quello che ha usato la volta prima. Però tornando al carbone, invece questo è un classico che ci segue sempre, perché in effetti la tradizione francese di coprire le roviole con il bicarbone è esatta, perché protegge la buccia, aumenta la capacità di proteolisi, quindi di cremificazione sotto crosta, e è un bel prodotto. Allora, questa è la camera oscura. È un bello macello, però dai. È una cella che, diciamo, ho fatto progettare io. In realtà non è niente di particolare, però è una cella completamente statica, fa un effetto cantina, non c'è circolazione d'aria, è solo freddo. Questo perché? Perché volevo una cella con molta umidità, ma soprattutto dove i formaggi, e in particolare le tome, andassero veramente piano nella stagionatura. Piano, lenta. L'aria invece secca, asciuga e quindi velocizza. Stai portando in cantina? Cantinetta. Etta. A pensare che facevo commercialista, non farò cacciano vino, insomma. Non penso che Caprai abbia tutta questa influenza su di me. Festeggiamo 20 vendemmie, è il lasso di tempo, insomma, secondo me importante per riflettere su quello che è stato, no? Anche perché abbiamo cambiato tante cose anche noi. Obiettivamente è cambiato anche il mondo del vino nel frattempo. E è un bene da un lato, perché ci sono tante aziende adesso, anche piccoline, che hanno studiato e fanno un sacco di prodotti seri, fatti bene, e hanno anche superato, io credo, quel momento di bisogno dove effettivamente è molto difficile non mandare sul mercato un'annata, una bottiglia perché è venuta male. E questo era il più grande problema, secondo me, dei vini naturali, cioè il fatto che un ragazzo che avesse iniziato da poco la produzione non si potesse permettere di buttare via, oppure di non imbottigliare una partita di vino che invece per lui era il reddito dell'anno. Io sono stato fortunato su questo, perché i formaggi mi hanno permesso di avere reddito e quindi di non vacillare nel mettere sul mercato roba che non andava bene. Io cerco ogni anno di fare il miglior vino che posso con le materie prime che riesco a portare in cantina. Non ho la cantina dei sogni per motivi economici. Se avessi fondi infiniti oppure sufficienti, magari, o se avessi voluto fino in fondo, avrei fatto una cantina con determinati materiali, magari. Oramai sembra retorica, ma insomma fino a qualche anno fa non era retorica dire
che i vini naturali puzzavano, eccetera, eccetera. In realtà era vero, cioè, erano prodotti che non erano pronti e che puzzavano. È chiaro che se uno vuole fare un vino torbido lo può fare, se uno vuole fare un vino con una spiccata acidità lo può fare, ma secondo me se uno vuole fare un vino in un modo e poi viene sbagliato lo può dire. Non va bene questo. Lo benedico lo fiore sulla. Sai che è quella stradina? È il rotolo di fieno che mi è scappato via attraverso il campo. Stai scherzando? No, che sto scherzando, guardaci. È del campo di sopra. Mi è sfuggito. Sì. 2 anni fa in piscina di sopra ho buttato uno. Un disastro universale, una litigata. Ah, perché ciuff ciuff? Ciuff Ciuff è nato perché dentro quella vasca là da 2000 litri, quella dietro, praticamente la prima volta che l'abbiamo fatto, devi mandare in pressione la vasca e quindi devi dargli uno sfogo dopo, perché sennò fa pum, devi fare con la pentola a pressione. Beh, noi era tanto tardi, abbiamo finito che era mezzanotte, io e un mio amico olandese, Mark, e stavamo qua fuori dopo aver bevuto 2 bicchieri di vino e a una certa abbiamo sentito brrrr, ma tremava, sembrava il terremoto. E siamo rientrati di corsa e avevamo realizzato che niente, che la botte non c'era lo sfogo, quindi si stava gonfiando. E lui apri, appena abbiamo aperto un po' ha iniziato a sfogare come una pentola a pressione e ha iniziato a fischiare come un treno, cioè, tutta anidride carbonica bianca. Allora eravamo ubriachi e si è messo a fare il verso come il treno, capito? Chiudeva il coperchio, apriva il coperchio. E è nato il ciuff ciuff. E se non sei zoppa, casca c'è Trento.